Ciao a tutti. Il narcisismo è un disturbo della personalità complesso e difficile da comprendere pienamente, che spesso lascia chi ne è vittima confuso e ferito. Le persone con disturbo narcisistico della personalità, NPD, sono note per la loro mancanza di empatia, il bisogno costante di ammirazione e l'incapacità di mantenere relazioni sane e soddisfacenti. Un comportamento ricorrente tra i narcisisti è il ritorno ripetuto dai loro ex partner. Tale comportamento non è solo il frutto di un desiderio egoistico di controllo e di potere, ma può essere legato anche a dinamiche psicologiche profonde, come il tentativo di zittire una voce interiore critica, spesso identificata con la figura materna. La voce interiore della mamma, un eterno giudice. Per comprendere questo fenomeno è importante esplorare l'origine della voce interiore della mamma in un narcisista. Molti individui con tendenze narcisistiche hanno avuto un'infanzia segnata da un rapporto problematico con i loro genitori e in particolare con la madre. Queste figure genitoriali possono essere state eccessivamente critiche, esigenti o iperprotettive, instaurando nel bambino una profonda insicurezza e una costante necessità di approvazione. Nel corso del tempo, questa voce materna diventa una presenza costante nella mente del narcisista, fungendo da giudice interiore che critica, mette in dubbio e spinge verso il perfezionismo. Tale voce può essere particolarmente feroce, rappresentando un continuo promemoria delle aspettative realistiche e delle critiche che il narcisista ha dovuto affrontare nell'infanzia. Nonostante il narcisista cerchi di ignorare o reprimere questa voce, essa continua a risuonare, alimentando un senso di inadeguatezza e di insicurezza. Il bisogno di ammirazione e il ciclo di abbandono. Uno degli aspetti principali del comportamento narcisistico è il bisogno incessante di ammirazione e di convalida esterna. Questo bisogno deriva in gran parte dal tentativo di zittire o almeno attenuare quella voce interiore critica. Tuttavia, poiché il narcisista non riesce a trovare una soddisfazione duratura in nessuna relazione, queste dinamiche relazionali sono spesso caratterizzate da cicli di idealizzazione e di svalutazione. Quando un narcisista entra in una relazione, inizialmente idealizza il partner, vedendolo come una fonte di ammirazione e di conferme positive. Ma una volta che la relazione si stabilizza e il partner diventa meno entusiasta o non riesce più a fornire la stessa quantità di lodi e di attenzioni, il narcisista inizia a svalutarlo. Tale svalutazione è un meccanismo di difesa contro il timore di essere nuovamente giudicato e criticato, esattamente come accadeva durante l'infanzia. Quando la svalutazione raggiunge il suo apice, il narcisista può decidere di abbandonare la relazione, ma spesso ritorna dopo un po' di tempo. Questo ritorno non è motivato da un reale desiderio di riconciliazione, ma piuttosto dalla necessità di riottenere il controllo e l'ammirazione perduta. In molti casi, il narcisista cerca di zittire la voce interiore critica, dimostrando a se stesso che è ancora desiderato e che può ancora controllare la situazione. Il ritorno dal partner, spesso dopo un periodo di separazione o di no contact, è una strategia comune tra i narcisisti. Tale comportamento può essere visto come un tentativo di risolvere temporaneamente il conflitto interiore causato dal risuonare della voce critica. Nel momento in cui il narcisista si sente particolarmente vulnerabile o insicuro, può decidere di ritornare dal suo ex partner per ottenere una rapida dose di convalida. Questa dinamica è estremamente tossica, poiché il partner che accoglie nuovamente il narcisista viene visto solo come uno strumento per zittire temporaneamente quella voce interiore critica.
Da tenere sempre presente che il narcisista non torna perché ha sviluppato una nuova consapevolezza o ha reali sentimenti di pentimento, ma al contrario, il suo ritorno è motivato dalla necessità di confermare a se stesso che è ancora in grado di ottenere ciò che vuole, che è ancora ammirato e che ha ancora potere sugli altri. La trappola emotiva per l'ex partner. Per l'ex partner, il ritorno del narcisista può sembrare inizialmente un segno di cambiamento o di riconciliazione, ma è a tutti gli effetti una trappola emotiva. Il narcisista può comportarsi in modo affettuoso e premuroso all'inizio, ma presto ricadrà nei suoi vecchi schemi di svalutazione e di controllo. Tale ciclo può ripetersi più volte, con l'ex partner che viene trascinato in una spirale di speranza e di delusione. Ogni volta che il narcisista ritorna, il partner viene usato come una sorta di stampella emotiva, un mezzo per far fronte alla propria insicurezza e a quella voce interiore alquanto giudicante. Il narcisista può anche fare leva sui sentimenti di colpa, manipolando l'ex partner per fargli credere che il suo ritorno sia sincero e che vi sia un reale desiderio di cambiare. Tuttavia, questa è solo una facciata, una strategia per mantenere il controllo e zittire temporaneamente quella voce interiore tanto insidiosa. La disperata ricerca di pace interiore. In fondo, il narcisista è intrappolato in una ricerca senza fine di pace interiore. La voce critica, spesso associata alla figura materna, rappresenta un ostacolo costante alla sua serenità. Non importa quanto tenti di ignorarla, essa continua a riaffiorare, specialmente nei momenti di debolezza emotiva o quando si trova ad affrontare situazioni che mettono in discussione la sua percezione di sé. Il ritorno dal partner, quindi, non è altro che un tentativo disperato di trovare quella pace interiore che a quanto pare non raggiungerà mai. Ma dato che non è in grado di affrontare veramente le radici profonde del suo disturbo e non cerca un vero e proprio cambiamento, questi tentativi sono destinati a fallire, portandolo a ripetere ciclicamente gli stessi comportamenti distruttivi. In sintesi, il narcisista, che torna dall'ex partner per zittire la voce interiore della mamma, è intrappolato in un ciclo di insicurezza, di bisogno, di controllo e di ricerca di conferma esterna. Questo comportamento, apparentemente inspiegabile, può essere compreso alla luce delle dinamiche psicologiche profonde che governano il narcisismo. Per chi è coinvolto in una relazione con un narcisista è fondamentale riconoscere tali meccanismi e proteggersi, comprendendo che il ritorno del narcisista non è motivato da un reale desiderio di cambiamento, ma piuttosto dalla necessità di placare temporaneamente un conflitto interiore che non riesce a risolvere da solo. Non lasciarti ingannare dal ritorno di chi ha già spezzato la tua fiducia. Il narcisista non torna per amore, ma per colmare il vuoto interiore che non riesce a riempire da solo. Meriti una vita libera da manipolazioni, dove il tuo valore non dipende dall'attenzione di chi non sa amare davvero. Scegli te stessa, scegli la tua pace e ricorda che la tua forza sta nel dire no a chi non ha mai saputo apprezzarti veramente. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.